Vi siete mai chiesti se Fiverr funziona davvero e se per un musicista ha senso iscriversi? In questo video vi do 10 consigli per iniziare a monetizzare su questa piattaforma e io ci ho messo un po' ma ce l'ho fatta. Ciao, sono Giacomo Pasquali ed in questo video voglio parlarvi di Fiverr, probabilmente la piattaforma per freelancer più utilizzata al mondo. In questo periodo di quarantena molti di voi mi hanno chiesto in privato informazioni su Fiverr e quindi eccomi qui. Io sono iscritto su Fiverr da circa 2 anni e quindi un po' di tempo ed in questo periodo ho accumulato un po' di esperienza che mi ha portato ad avere un'entrata media mensile reale e costante. Voglio spiegarvi come ho fatto e darvi 10 consigli per iniziare la vostra carriera da sessionman online. Innanzitutto vediamo come funziona brevemente Fiverr. Un acquirente per esempio può aver bisogno di una traccia di chitarra, di basso o di qualsiasi strumento. Cerca questo servizio su Fiverr, per esempio trova la mia gig, la acquista e istantaneamente paga la somma della mia gig a Fiverr. A quel punto carica i requirements, cioè gli elementi fondamentali che io richiedo ad un acquirente al momento dell'ordine, quindi per esempio la base su cui dovrò suonare, spartiti, note, eventuali reference per sound a cui si vuole assomigliare, eccetera eccetera. Fatto questo mi metto al lavoro e devo consegnare il lavoro entro un tempo, quindi ho una deadline che scelgo io per ogni gig specifica. A questo punto il cliente ha due opzioni: o chiede una revisione se magari vuole cambiare qualche parte, non gli è piaciuto qualcosa e a quel punto io devo rimettermi al lavoro per una seconda delivery, oppure accetta definitivamente il materiale che voi gli avete inviato, quindi non potrà più chiedere revisioni, e a quel punto si sbloccherà anche l'iter di pagamento di Fiverr nei nostri confronti, che avverrà dopo 14 giorni appunto dalla conferma della delivery. Ricordate che Fiverr trattiene sempre il 20% dell'importo, comprese le mance. Sembra tanto ed in effetti in parte lo è, però non dimentichiamoci che abbiamo a disposizione un'infrastruttura e un motore di ricerca e un proprio mercato di lavoro a cui difficilmente potremmo accedere. Numero 1. Cercate un servizio simile al vostro ed individuate i vostri competitors. Per esempio io ho cercato Guitar su Fiverr, in questo periodo sto lavorando veramente tanto per fortuna e quindi come vedete sono il secondo risultato per rilevanza. Però quello che andremo a fare invece è attivare la ricerca per best selling. Ok? Attivando la ricerca per best selling, come vedete ci sono molti risultati. Come vedete io per esempio oggi sono un po' più giù, ma per esempio ieri ero molto più su, quindi l'algoritmo non è poi sempre lo stesso, quindi non vi preoccupate se non apparite subito nei primi risultati. Attivando la ricerca per best selling sicuramente visualizzate i venditori che stanno vendendo di più. A volte l'algoritmo non è precisissimo, infatti vedete che questo venditore per esempio che vende tracce di pedal steel a 119 recensioni, 809, quindi lui sicuramente è un competitor da prendere assolutamente in esame. Lui con 12 già un po' meno, 19, 251 pedal steel, lui nessuna, 77, ecco 195 sono io, appunto perché per fortuna sto lavorando molto, quindi andate a scegliere chi ha molte recensioni. Avere molte recensioni vuol dire aver lavorato molto e aver avuto appunto molti feedback, in questo caso per me tutte 5 stelle. Perché è importante studiare? Perché se i venditori vendono molto, vuol dire che c'è molto da imparare da loro. Non vorrà dire che voi dovrete copiare la gig, ma per esempio cercare di capire le parole chiave utilizzate, sia nel titolo che nella descrizione, qualità e tipologia di portfolio caricato, quindi che foto e che video stanno utilizzando nei loro profili. Insomma, capire perché sta funzionando e vi dirò che c'è sempre un motivo per cui qualcosa funziona. Numero 2. Pensate sempre all'impegno da dedicare ad ogni tipologia di gig che andrete a creare. Ricordate sempre che non siete gli unici su Fiverr, quindi attenti a non fare prezzi né troppo bassi né troppo alti. In questo caso il consiglio è lo stesso di prima: per creare i prezzi studiate i competitor, vedete cosa offrono e più o meno state su quel livello. Chiaramente ricordate che quando state entrando nel mercato per la prima volta, forse sarà il caso di partire da prezzi un po' più bassi rispetto agli altri per cercare di emergere più facilmente. Chiaramente non scendendo mai a prezzi, diciamo, a cifre ridicole, tra virgolette, perché in quel caso sarete poco professionali ed anche un po' dannosi per la categoria, chiaramente. Numero 3. Scegliete un titolo breve che riassuma la vostra gig e spieghi cosa andrete a fare, pochi giri di parole. Io per esempio ho usato I will record professional guitars for your songs.
quindi qualcosa di chiaro, semplice. L'unica strategia è andare dritto al punto. Ricordatevi che quando siete nella schermata di ricerca, insieme alla thumbnail, il titolo della gig sarà l'unica cosa che un utente vedrà, quindi sceglietelo bene. Numero 4. Riempite il portfolio con dei contenuti di qualità. Questo è importantissimo e cambia drasticamente l'impatto del vostro profilo su Fiverr. Io per esempio ho delle foto di ottima qualità, degli scatti fatti nel mio studio. Per esempio mi sono ripromesso di aggiornare il video che ho fatto nel vecchio studio e sto pensando di creare un contenuto ad hoc specifico per Fiverr, quindi un video assolutamente dedicato a questa modalità. Foto e video sono il vostro passepartout per invogliare il cliente all'acquisto. Numero 5. Spiegate sempre nei messaggi perché siete la persona giusta per quel lavoro. Non vi limitate a copiare e incollare dei messaggi, a usare cose preimpostate. Dedicate la giusta attenzione davvero ad ogni messaggio, perché è il primo modo per iniziare a fidelizzare il cliente e fargli capire che state già in un certo qual modo iniziando a lavorare per lui. Quindi è molto importante, soprattutto siate veloci nel rispondere, rispondendo bene, ma siate veloci. Numero 1 perché, come vedete qui su Fiverr, c'è il tempo di risposta, average response time. Nel mio caso è il più basso possibile, cioè quello di entro l'ora. Quindi io rispondo a tutti i messaggi, ho risposto a tutti i messaggi su Fiverr in questi 2 anni, sempre entro un'ora. Lo so che sembra una cosa complicata, sembra infattibile, però se scaricate l'app di Fiverr sul cellulare vi arrivano le notifiche push e ci vuole un attimo a rispondere. Rispondere per primi può fare anche la differenza per prendere un lavoro, proprio perché quando un acquirente vi contatta, molto probabilmente per la prima volta sta contattando anche altri, ok? Altri seller. Quindi vuol dire che se risponderete prima avrete più possibilità di prendere il lavoro, questo è fondamentale. Numero 6. Valutate di applicare un prezzo un po' più basso alla vostra gig di partenza per poi fare upselling, cioè vendere servizi e accessori nel corso della trattativa. Come vedete quindi nel mio profilo l'opzione Basic Short Recording include 15 secondi di registrazione di chitarra, specificando che non faccio né assoli né registrazioni di chitarra acustica. Non includo neanche mix e mastering delle mie tracce sulla base che mi fornisce il cliente e non do neanche l'utilizzo commerciale, ciò vuol dire che la mia traccia non potrà essere usata per scopi commerciali. Quindi il segreto di questa cosa è fare un prezzo più basso, che sia un prezzo basilare, per poi far aggiungere al cliente nel corso della trattativa degli optional e far salire il prezzo della vostra gig. Tenete ben presente quindi questi consigli quando andrete a spacchettare le vostre gig e creare i prezzi. Numero 7. Fidelizzate il cliente sempre. Capiterà molto che fra i vostri acquirenti ci sarà un producer, un artista, insomma persone che avranno bisogno in maniera ricorrente dei vostri servizi. Siate generosi, soprattutto la prima volta. Quindi per esempio io nel mio profilo base ho 15 secondi di tracce di chitarra, a volte ne regalo altri 15, a volte regalo un'altra traccia. L'importante è che io lo faccio al momento della consegna, non glielo dirò prima. Quindi sarà un vero e proprio gift che farò a loro al momento della consegna del mio lavoro. Ricordate che fidelizzare il cliente è il primo passo per farlo tornare direttamente da voi senza che vada a cercare altri che offrano il vostro stesso servizio. Numero 8. Scegliete sempre dei tempi di consegna che siete sicuri al 100% di poter rispettare. Non c'è niente di peggio su Fiverr che consegnare un lavoro in ritardo oppure addirittura non consegnarlo. Quindi quando impostate la gig riflettete bene su quanto tempo avete bisogno per fare quel lavoro e siate larghi con i giorni piuttosto che corti. Avrete sempre la possibilità di consegnare in anticipo, che sarà una cosa tra l'altro sempre gradita. Nell'ipotesi in cui ci sarà davvero un impedimento forte per consegnare quel lavoro, comunicatelo subito all'acquirente e chiedetegli di estendere il tempo di consegna. La sincerità anche sul web è assolutamente la prima cosa. Oltre a questo, tra l'altro, vedervi ordini cancellati farà di molto scendere il vostro ranking, quindi è assolutamente importante consegnare sempre puntuali. Numero 9. Col passare del tempo ottimizzate il tempo ed il flusso di lavoro, quindi gestite meglio il vostro lavoro, quindi andate ad ottimizzare in generale tutta la vostra filiera di produzione. Pensate come se foste un'azienda.
piano piano dovrete metterci sempre meno per realizzare un determinato prodotto in modo da crescere, offrire più servizi nel minor tempo possibile. Ricordate che più riuscirete a ridurre i tempi per un singolo lavoro e più in proporzione guadagnerete. Chiaramente non dimenticate mai, al primo posto c'è sempre lavorare bene. La rapidità e la fretta non dovranno mai essere cose che vi faranno consegnare un lavoro non al 100%. È importantissimo che ogni vostra consegna sia assolutamente al top del vostro standard. Quindi per esempio preparate dei template, magari divisi per genere, per suono, per strumento. Io per esempio ho fatto alcuni template dedicati al pop, al rock, al post-rock, all'EDM, dove ho già caricato in dei template appunto su Cubase, che è la DAW che utilizzo, ho caricato già gli effetti che di norma utilizzo sulle chitarre, i plugin che di solito uso per finalizzare le tracce, ho tutto già assolutamente pronto. Lavorare in questo modo farà aumentare il vostro rapporto dollaro su ore. Cosa vuol dire? Guadagnare di più. Adesso concentratevi bene perché arriva il punto più importante di tutti, il numero 10. Le recensioni, cioè i feedback. Ricordate sempre agli utenti in fase di consegna di lasciare un buon feedback per voi. Chiaramente questa richiesta dovrà essere preparata dall'aver consegnato un lavoro perfetto. Il cliente sarà super soddisfatto e non avrà problemi a lasciarvi una super recensione. Ricordate che i feedback sono la chiave di Fiverr. Dai feedback dipende gran parte del vostro posizionamento del ranking del sistema e quindi con un buon feedback avrete moltissime possibilità in più di prendere lavori. D'altronde anche nella vita vera vi affidereste serenamente ad un professionista che nessuno conosce e nessuno ha mai visto lavorare? Credo di no, probabilmente vi affiderete al professionista che vi hanno consigliato, che ha già lavorato per altri vostri amici o per altri conoscenti e tutti si sono trovato benissimo con lui. Ricordate che ogni feedback che vi lasciano, ogni risposta al feedback che voi lascerete sarà come un piccolo virus, sembra brutto dirlo visto il periodo, che metterete in giro nel sito di Fiverr. Questo non farà altro che aumentare la vostra possibilità di essere notati, la vostra esposizione sulla piattaforma, perché comparirete in molte più pagine, non solo con i vostri servizi, ma anche con le recensioni e le risposte alle recensioni. Ricordate che la partita si gioca tutta qui, sulle recensioni. Bene, abbiamo visto questi 10 consigli per iniziare a ottimizzare la vostra gig ed iniziare a monetizzare. Ricordate che se prenderete Fiverr come un vero e proprio lavoro, quindi con tutte le attenzioni che merita, sicuramente riuscirete ad iniziare a lavorarci e piano piano a crescere. Ricordate che ci vorrà del tempo, sicuramente sarà difficilissimo che voi vi iscriviate nel giro di una settimana, riceverete già i primi ordini, quindi siate costanti, tenete il profilo aggiornato, consultate le buyer request che trovate in alto sul menu per andare a cercare eventuali acquirenti che stanno cercando determinati servizi a determinato prezzo. A volte magari saranno troppo economici, ma magari sarà un modo per iniziare a fare qualche lavoro ed acquisire qualche recensione. In ogni caso, parola d'ordine, dopo quella dei feedback, parola d'ordine pazienza. Ci vorrà pazienza e costanza. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Se vi è stato utile lasciatemi un like qui sotto e commentate, fatemi sapere se siete iscritti su Fiverr, se pensate di iscrivervi o se avete avuto già esperienze in merito. Se questo video vi è piaciuto anche iscrivetevi al canale in modo da ricevere aggiornamenti su tutti i nuovi video che caricherò e su quando sarò in diretta. Io vi ringrazio, alla prossima.